cioè mi sento tirare un piede praticamente. Asciugamano. Ci siamo. Abbiamo fatto una piccola pausa qui in aeroporto, molto rinfrescante, devo dire. Una barra bagno. Andiamo verso la speedboat. Viaggio stimato? Quanto ci vorrà? Circa 2 orette. Sono claustrofobico io però. Io odio le speedboat. Siamo partiti, Davide è preso malissimo e la barca è semi vuota, quindi molto bene. Poi là, arrivati quasi in anticipo. Hi, how are you? Thank you. No, io ho capito pure solo nome e cognome. Direi la camera bella, luminosa. Se l'aspettavamo a pian terreno, ma siamo al primo piano. Bollitore, un bagno decente, doccia, doccino, e poi abbiamo anche, oltre che la Stefi, il mini balconcino, che questo diciamo che la vista non è proprio quello che ci si aspetta dalle Maldive, però chiaramente siamo all'isola di Digorà e i costi degli alloggi sono un pochettino più alti. Ci siamo concessi, diciamo, una via di mezzo. Siamo all'hotel White Sand. Questo è quanto? Primo giorno a Digorà. Tentiamo di andare a vedere lo squalo balena, finalmente. Nell'immediate vicinanza della barca riesco a vedere chiaramente il fondale, vedo qualche branco di pesce muoversi, però io loro non capisco sinceramente come facciano a dire che vedono l'ombra in lontananza, perché col riflesso del sole mi sembra proprio impossibile. Comunque niente, sono in costante contatto con quelli delle altre barche, sicuramente funziona così, che appena uno vede qualcosa si piomberanno tutte le barche nello stesso punto. Credo si sia smosso qualcosa, abbiamo ripreso velocità e stiamo andando verso un punto dove vedo parecchie barche ammassate. Ok, direi che ci siamo. Okay, no? Jump. I will take your car. Sì, chiaramente le barche sono tanti e lo squalo attualmente uno. Questa è la situazione da fuori.
sono tante barche, tanta gente per un solo animale. È caldissimo, andiamo a cercare qualcosa da mangiare. Questa è la situazione attuale a Digorà. Approfitto per dire una cosa utile, che nonostante ci sia una piccola rete stradale, Google Maps è completamente inutile, è solo una mappa. Non illudetevi di poter avere il percorso tracciato come fareste normalmente in città. Usate la mappa, vi orientate con nord e sud e così ci si muove a Digorà. Parte nord dell'isola, dove c'è il porto e anche la zona residenziale. Dopo c'è la via principale con qualche ristorantino e qualche negozio che ancora non abbiamo incrociato. Abbiamo mangiato qui a questo teapot che fanno un po' di tutto, cucina asiatica internazionale. Abbiamo mangiato un wrap e un bami goreng, un po' di nostalgia dell'Indonesia. Eravamo qui nel centro cittadino, questa è la moschea principale. Durante l'ora di preghiera i negozi chiudono quasi tutti, ossia dalle 8 di sera alle 9. Adesso torniamo a piedi verso l'hotel perché rischiamo la liquefazione sotto sto sole. Andiamo verso la Bikini Beach. Calda? Pomeriggio di relax alla Bikini Beach. Adesso andiamo a vedere il tramonto sulla punta di Digorà. Facciamo una considerazione su quello che riguarda i tour che ci ha deluso parecchio. Allora, praticamente l'albergo dove avevamo prenotato avevamo chiesto preventivamente se facevano tour, che tour facevano, e allora ci hanno mandato un listino, una sorta di menù dal quale scegliere. Tour squali balena, mante, squali nutrici, delfini al tramonto, sandbank e quant'altro. Prima di cena ci fermiamo a parlare col manager che organizza i tour e ci dice: ah no, domani solo mante. Sicuramente anche le mante sono un bellissimo spettacolo, però io personalmente ho la fissa proprio da tanti anni di vedere lo squalo balena. Siamo arrivati fino a Digorà proprio per avere una possibilità in più di vederlo, quindi proprio siamo rimasti spiazzati. Andiamo in paese a cercare se c'erano i soliti chioschetti che trovi nelle isole, nelle località balneari che ti organizzano tour eccetera. Non li abbiamo trovati. Abbiamo chiesto nei negozi. Giusto. Allora siamo andati in alcuni alberghi e ci hanno detto no, noi organizziamo solo per i nostri clienti. E ho detto guarda, io la spia non la faccio, ci portate con voi. No, non si può. Allora insisti con uno, insisti con l'altro, arriva uno che si fa va bene, io vi porto, però bisogna che tornate al vostro albergo, chiedete al vostro manager che organizza i tour ed eventualmente se mi dà il suo benestare siamo dovuti tornare indietro al nostro albergo, chiedere il permesso, fargli telefonare all'altro albergo e il resto è quello che state vedendo nel video. Siamo andati a fare il tour per gli squali balena. In un primo momento diciamo che la tipa del nostro hotel non era proprio per la quale, poi gli abbiamo detto guarda, siamo venuti dall'altra parte del mondo in quest'isola soprattutto per provare a vedere lo squalo balena. Mi avevi mandato un listino con tante escursioni, non c'era scritto che in un giorno ne facevi una e in un giorno ne facevi un'altra. Volevamo essere certi, avere almeno due possibilità di vederlo, se non lo vedevamo un giorno riprovavamo il giorno dopo. Dai, è stata tranquilla e ha chiamato e ce l'abbiamo fatto tramite un altro hotel praticamente. E poi qui Digorà, nell'atollo Ari Sud delle Maldive, uno dei posti con la più alta probabilità al mondo di vedere quali balene in natura, in maniera naturale se vogliamo, a differenza di altri posti come Oslo nelle Filippine, dove vengono tenuti vicino alla costa in maniera coatta, che gli danno costantemente da mangiare di modo che stiano sempre lì. È un'esperienza che richiede anche un po' di pazienza, un po' di fortuna, perché anche stamattina non è che li abbiamo visti immediatamente appena arrivati nel punto. Siamo arrivati, ci siamo illusi e abbiamo aspettato qualcosa tipo 2 ore e mezzo, se non 3 ore di niente totale. Fortunatamente avevamo delle buone guide che superavano la zona dove c'era lo squalo, quindi tu gli andavi incontro
faccia a faccia e riuscivi a prenderlo da davanti e quindi a stargli proprio vicino. Io sono riuscita a nuotarci vicino per almeno 7-8 minuti, è stato bellissimo, mi sono mangiata le mani che non avevo la GoPro, però forse da un certo punto di vista meglio perché me la sono goduta al 100%. Però c'è da raccontare un altro aneddoto a proposito di aver nuotato di fianco lo squalo balena. Sì, che appena l'avevo approcciato, l'unico momento che Davide poteva tra l'altro farmi un minimo di video in cui nuotavo con lui, cioè mi sento tirare un piede, praticamente era una che non voleva che io mi immergessi per vederlo da più in basso, ma io non è che stavo andando a toccarlo o a fare chissà che cosa, semplicemente volevo un pochino immergermi, anche perché non è che sono capace di immergermi più di tanto, e a momenti mi toglie la pinna, cioè sono rimasta sconvolta. Il fatto anche che uno squalo balena, tutte le barche che ci sono intorno, è uno squalo per qualche centinaio di persone, quindi è una cosa purtroppo da mettere in conto. O si ha la fortuna di incrociarne uno durante una crociera privata o con lo yacht che non abbiamo, però se lo si vuol vedere questa è una zona più che certa a riguardo. E poi se ricapiterà un posto dove sappiamo che si vede ci riproveremo. Guarda come tramonta. Arrivati alla punta, all'estremo sud di Vigorà, la punta per quel che riguarda la vegetazione, perché la Sandbank arriva parecchio avanti. Non te l'aspetti? Due leprotini maldiviani. Sì, proprio due leprotine, due leprotini. Buoni buoni. Guarda che orecchie. Di cosa stavate discutendo? Fammi vedere il tramonto, ciò che ne rimane. Dettaglio da non trascurare, il viaggio di ritorno sono circa 2,5 km a piedi, quindi se non avete concordato il viaggio di ritorno con l'hotel, armatevi di pazienza e di una corsa. Il giorno dopo, relax totale, ci siamo goduti la spiaggia, la Bikini Beach, abbiamo preso un tuk tuk dal nostro hotel per 5-6 euro e questo è quanto: spiaggia, sole, acqua e Maldives. Adesso sì. Siamo arrivati all'estremo sud dell'isola di Vigorà, sulla punta, sulla lingua di sabbia che collega all'isola successiva. L'isola successiva al resort, e c'è chiaramente indicato, ce l'hanno già detto anche nella guest house, che non si può svalicare.